Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, questo è un piccolo speciale della vacanza di Pasqua che abbiamo deciso di realizzare un po' per intrattenervi in queste 2 o 3 giornate senza calcio, ma soprattutto per darvi gli ultimi aggiornamenti lato stadio e per raccontarvi quello che è il poker e le 4 carte che il Milan ha in mano per provare a costruire il proprio stadio di proprietà. Partiamo da qui, ovviamente dalla prima idea nata, quella condivisa con l'Inter. Mi trovo nel Parco dei Capitani, quello che è prospiciente lo stadio di San Siro, dove tra l'altro tra pochi minuti si giocherà a Milan-Empoli, chissà come sarà finita la partita quando vedete questo video. Un Parco dei Capitani che era appunto la sede negoziata con l'Inter e col Comune di Milano per lunghi anni per provare a costruire lo stadio condiviso tra le due società. Uno stadio che, ahimè, non sa da fare, ma in realtà l'idea del Milan è quella di andare a costruire uno stadio di proprietà, uno suo stadio di proprietà solo e soltanto del Milan, a poca distanza. Tra poco ci andremo a trasferire lì sulla mia destra, a poco meno di 1 chilometro, nella zona dell'ippodromo La Maura. Sono stati 3-4 anni molto lunghi e sono stati anni che hanno visto anche una conclusione con il dibattito pubblico, il lungo dibattito pubblico di quest'autunno, che alla fine, ahimè, questo sì, non ha portato a nulla. In realtà questa occasione per il Milan e l'Inter è ancora sul tavolo del Comune di Milano. Nessuna delle due squadre ha rinunciato formalmente al progetto, tant'è che l'Inter stessa ha chiesto con una lettera al Comune di fare chiarezza, ma presto credo che il Milan lo farà, abbandonando e rinunciando l'area del Parco dei Capitani, rinunciando a quella che è la condivisione con l'Inter e provando ad allargarsi verso fuori, verso l'esterno di Milano o quantomeno poco distante con la zona della Maura. Una volta che ci sarà questa rinuncia formale del Milan, chissà, è molto probabile che il Comune a questo punto poi proponga un'altra area, una seconda area, magari addirittura forse chissà una terza area per provare a trattenere il Milan qui sul suolo del Comune di Milano. E a proposito di questo, del Comune di Milano, ci trasferiamo sull'altra zona prospiciente allo stadio di San Siro, l'ippodromo La Maura. Eccoci qua alla zona della Maura, ormai è diventata familiare per chi ha la bontà di seguire i nostri speciali sullo stadio. Forse tra l'altro lo state sentendo in sottofondo, c'è l'altoparlante delle gare che stanno andando in questo momento in scena qui dietro all'ippodromo del Trotto. Un ippodromo del Trotto che quindi andrebbe spostato dove c'è il galoppo in questo momento non lontano dallo stadio di San Siro. Uno stadio che quindi andrebbe costruito qui, quello nuovo di proprietà del Milan, ma come sapete insomma gli ultimi aggiornamenti non portano delle buone notizie. C'è la quasi totalità del Consiglio Comunale contro, c'è la quasi totalità soprattutto della maggioranza del Consiglio Comunale, quella che fa capo a Sindaco Sala, che è contrario. Sindaco Sala che tra l'altro forse è uno degli ultimi baluardi al Comune, che quantomeno vuole aspettare di vedere il progetto per poi prendere una decisione positiva o negativa o aprire almeno un tavolo di confronto per provare a raccontare e per provare a spiegare quello che è la posizione del Comune. Ai noi non portiamo sicuramente delle buone notizie su questo fronte. È molto probabile che lo stadio La Maura trovi talmente tante difficoltà che questa zona rimarrà così come la vedete alle mie spalle. Non ospiterà lo stadio del Milan, ma per ora la situazione è ancora in piedi e per questo ancora una volta ve l'abbiamo mostrata, proprio perché c'è quantomeno il sindaco che sta aspettando il progetto del Milan, che tra l'altro presenterà il progetto anche al presidente di Regione Lombardia, che abbiamo avuto in collegamento venerdì durante il talk di Radio Rossonera, che anche lui si è espresso a favore di questo progetto e soprattutto anche lui attende di vederlo nero su bianco per poi prendere una decisione. Un governatore della Lombardia che tra l'altro si è espresso in maniera favorevole in generale su quello che è la costruzione dello stadio del Milan. Insomma, ci eravamo innamorati un po' tutti di questa zona della Maura che era molto vicina a San Siro, è realmente a meno di 1 chilometro da qui, come vi ho detto prima, e davanti a me, dietro le case che stanno dietro la telecamera, c'è direttamente il metro, la linea rossa, a meno di 1 chilometro anch'essa da questa zona. Era sicuramente una zona che il Milan ha preso in considerazione, di cui soprattutto Gerry Cardinale si era particolarmente innamorato, ma che ai noi sembra riscontrare talmente tanti ostacoli che sta andando incontro a un lento declino. Ora abbandoneremo Milano, abbandoneremo le 2 ipotesi milanesi in attesa chissà che possa venire fuori magari la terza ipotesi di Milano. Io resterei comunque attento su questo versante e ci spostiamo fuori Milano, poco fuori Milano. La prima delle 2 aree sarà Sesto San Giovanni,
chiuderemo con San Donato Milanese, dove sicuramente molti di voi non sono stati, non conoscono per nulla l'area. Siamo andati anche a San Donato, tra poco vi faccio vedere le immagini di quella che è la nuova area del Milan individuata e che il sindaco di San Donato ha ritenuto di poter confermare nel nostro collegamento settimanale nel talk di Radio Rossonera, un collegamento nel quale il sindaco ha tenuto a dire che lo stadio in quella zona avrebbe la carta vincente dei tempi rapidi. Ed eccoci qui nella zona di Sesto San Giovanni. Quella che vedete alle mie spalle è parte del cantiere di Milano Sesto, con quella che è in fondo lì la porta d'accesso, che potrebbe essere una delle porte d'accesso che poi verrebbero reintegrate nel progetto dello stadio del Milan, ma questo è all'incirca il lotto, quello che vedete alle mie spalle là in giù in fondo, che dovrebbe ospitare lo stadio del Milan. Come vedete, insomma, la bonifica sarebbe necessaria, i costi, quello che in realtà è il più grosso scoglio in questo momento per quanto riguarda Sesto è, come vedete alle mie spalle, un problema abbastanza importante, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche e i costi. Quello che invece in realtà coincide con la volontà del Milan è che una volta passata la parte di bonifica i tempi sarebbero abbastanza rapidi, con la cittadinanza e il sindaco di Sesto che sono a favore dello stadio. Tutto intorno, in questo momento non lo potete vedere, non siamo ovviamente nel centro di Sesto, siamo in una zona un pochino laterale della zona, con l'autostrada che non la vedete ma passa lì all'incirca, dove c'è quella torre là in fondo dell'ex acciaierie Falck, perché qui una volta c'erano appunto le acciaierie, con la metropolitana che invece si trova qui alla mia destra, con la nuova fermata che verrebbe costruita della linea rossa, ancora più a destra, poco distante insomma rispetto a quella torre che vedete alle mie spalle, c'è la fermata, la nuova fermata della stazione FS, che garantirebbe quindi il collegamento. Ed eccoci dalla parte opposta del cantiere, sempre il lotto interessato nel caso dal stadio del Milan, il nuovo possibile stadio del Milan. Questa è la torre di cui parlavamo poco fa, e laggiù in fondo vedete la porta d'accesso che andrebbe ovviamente risistemata, che garantirebbe il collegamento con il nuovo stadio del Milan. I costi di bonifica è il problema grosso, come vi abbiamo raccontato, ma come vedete insomma il collegamento, soprattutto con la parte autostradale che si trova laggiù in fondo a questo viale, sarebbe garantito in maniera abbastanza ottimale, con gli altri collegamenti di cui vi abbiamo raccontato, che invece si troverebbero sempre laggiù in fondo ma nella parte sinistra del lotto di Milano Sesto. Questa è la zona di Sesto, ora ci andiamo a trasferire a San Donato. Ci troviamo ora a San Donato. Quella che vedete è l'area San Francesco, quella individuata per un possibile nuovo stadio del Milan. Quella che vedete lì a sinistra, che scorre non lontano dal campo, è l'autostrada, è la 1, è l'autostrada del Sole, che in quel tratto è diventata ormai tangenziale di Milano. Poco più in distanza, dove vedete là in fondo quelle parabole bianche, ecco, quella è la zona di Santa Giulia di Rogoredo, l'ultima propaggine del comune di Milano. Lo state notando magari laggiù in fondo, che passa rosso, è il Frecciarossa, il treno che si è fermato pochi secondi fa in quella che lì è la stazione di San Donato, che quindi si troverebbe esattamente al bordo principale del terreno dell'area San Francesco, non lontano quel palazzo verde centrale che scende diciamo a scaloni, è la sede dell'ENI. Questa è quindi la zona di San Donato, attraversata quindi da una buona parte della viabilità che conduce dalla zona sud di Milano verso il centro. Poi ovviamente sarebbe da sviluppare quella che è l'intera area, un'area che, come abbiamo visto e come abbiamo sentito anche dalle parole del sindaco, garantisce una certa velocità per quanto riguarda appunto l'iter per la costruzione. Qua dovrebbe essere costruita un'arena da 28.000 posti, che è già in un progetto quindi già approvato dal Giunta e dal Comune di San Donato, che verrebbe quindi sostituito dal nuovo stadio del Milan. Una zona che, come notate, è ampia, è grossa, ci sarebbe tranquillamente lo stadio e tutti i servizi e accessori, che poi andrebbe ovviamente rivalutata con tutto quello che è il comparto stadio, non soltanto l'impianto vero e proprio, ma tutti i servizi accessori che vanno dal commerciale all'intrattenimento e anche alla viabilità, perché in tutto questo andrebbe ricollocato la zona con quella che in questo momento è la tangenziale che vedete laggiù